Numero 1. Come è iniziato? Praticamente si entra in camera tua e si è circondati da una marea di opere che crea in continuazione. Tu sei incredibilmente produttiva. Quindi la prima domanda che sorge spontanea è: come è iniziato il tuo percorso artistico? Cioè, quando hai scoperto che avevi questa verve che andava espressa assolutamente... Subito, nel senso che io disegno da quando riesco a tenere una matita in mano. Ok, quindi da bambina hai preso e hai iniziato... A disegnare, mi piaceva. Poi in realtà ho interrotto in un periodo della mia vita in cui ero probabilmente abbastanza scombinata. E ho interrotto perché mi sono resa conto a posteriori di che cos'è l'arte. Ed è molto una proiezione di se stessi in qualcosa di visibile e materiale. E di conseguenza magari in quel periodo non avevo il coraggio di vedere me stessa e quindi avevo interrotto un po' con l'arte. Ah, molto bella come interpretazione. Quindi praticamente ogni volta che noi guardiamo una tua opera, in realtà stiamo guardando una specie di specchio deformante su Federica, praticamente. Non su Federica, ma su Federica in quel momento. Ah, quindi sono fotografie. Sì, sono fotografie. E infatti ci sono persone, o ci sono episodi, o ci sono cose che ispirano determinati quadri. Ed è per questo che è importante la data, è importante il titolo, perché il titolo, diciamo che con le parole descrive quello che è quel momento. Questa è una cosa molto importante che ci sarei arrivato. Mi piace che me l'hai servita sul tavolo. Le tue opere hanno sempre lavorano a specchio, parole e immagini. Il titolo suggerisce l'interpretazione del quadro e viceversa. Ad esempio, uno dei miei preferiti è Curiosità, proprio da questo punto di vista. È una cosa che hai sempre fatto, una cosa che hai iniziato a fare? Se sì, da che momento? No, ho iniziato a farla da quando i miei quadri, diciamo, avevo coscienza di quello che stavo dipingendo. E tutto è partito più o meno quando mi sono ammalata di diabete, perché in quel momento ho avuto il coraggio di vedere cosa dipingevo praticamente. Cioè io magari ero ispirata da un sentimento e lo buttavo giù, però poi lo guardavo e me lo studiavo e dicevo: questo sentimento che cos'è? E da lì è iniziato, da quando ho iniziato ad avere il coraggio di vedere cosa c'era dietro il quadro, ho iniziato anche ad avere il coraggio di, prima di tutto, di pubblicizzarli e secondo di dare un titolo e magari accompagnare appunto i miei titoli non sono mai, non è mai così chiusa come visione, è un titolo che ti può ispirare qualcosa, però tu hai sempre la libertà di interpretare il quadro come preferisci, anche perché quando anche io disegno qualcosa di reale non è mai univoco, perché sono sempre pezzi, sono sempre accostamenti. Tu noti prima il colore e poi noti l'oggetto, il che ti porta appunto a poterla interpretare un po' come ti pare, insomma. Un po', esatto, lasci libertà allo spettatore. Sì. Allora, hai parlato di coraggio, quindi mi permetto di dirlo perché appunto me l'hai suggerito. La malattia in qualche modo è stato, se ho capito bene, un modo per sbloccare... Un catalizzatore. Perfetto, e come tale, quindi diciamo che coincide con questo il momento in cui hai deciso di condividere la tua opera. Un'altra cosa che noto è l'uso, hai detto bene, del colore, ma anche di materiali molto diversi fra di loro. Passi serenamente dal carboncino del vecchio o delle mani a... allora, l'ultimo che hai realizzato, di cui non ricordo il nome, e oppure, ecco, quello lì, che invece non è come si dice, la pittura... Esattamente, la pittura si fa plastica, emerge. Che materiali utilizzi? Di solito quando uso le tele utilizzo pittura a olio, proprio perché mi piace poter scegliere
quale deve essere lo spessore di quel colore, perché oltre al contrasto tra i colori mi piace anche il contrasto tra le forme, e quindi poter scegliere, diluendo meno il colore, di poter dare una bella forma sostanziosa. La pittura a olio ti dà proprio... pesante. è una parmigiana di melenzane. Perfetto, perfetto. Non avrei saputo dirlo meglio, guarda. È una parmigiana di melanzane, mi piace, mi piace. È da soddisfazione, non ci vuole. E quindi amo la pittura a olio. Quando magari ho meno tempo, quindi magari prendere lo scatolone, tutti i colori, cambiarsi, perché poi ovviamente inguacchio qualunque cosa, mi butto sul carboncino, Ok. che è molto più semplice e comunque il bianco e il nero con le varie sfumature, un bel nero intenso può dare il significato che voglio. Ecco, il nero ogni tanto nelle tue opere sembra quasi apparire Caravaggio, perché hai fai una scelta forte appunto di immergere tutto in un'oscurità da cui poi il colore dà plasticità. È voluto il richiamo a Caravaggio o è un percorso indipendente? Ahimè, sono estremamente ignorante a livello di storia dell'arte. Di conseguenza non riesco a trovare nessuno... Oddio, quando ero piccolina forse ero innamorata di Miro, ma perché mi piaceva tantissimo questa questione di rimanere bambini per sempre. Perché fondamentalmente, ora non vorrei che i miei non me ne vogliano, ma sono cresciuta molto presto. E quindi probabilmente questo desiderio di rimanere all'infantilismo mi piaceva. Quando poi in realtà crescendo mi sono resa conto che questo infantilismo non era proprio parte di me, allora ho deciso di non studiare più storia dell'arte. È giusto, però, questo è il primitismo, cioè è ottimo. Anche se vedo che Miro in qualcosa è rimasto, c'è quel quadro alle tue spalle che è chiaramente, come dire, E infatti quello è il primo che ho fatto da quando ho ripreso a dipingere. Ah, ok, quindi dovendo ripartire ti sei iniziato da dove riaffacciata. avevo lasciato, Perfetto, perfetto. Allora, tu oltre alla pittura ti diletti anche di scrittura. Come vi dipingo, insomma, cioè sono completamente ignorante, non leggo un libro neanche se mi pregano, però metto a scrivere. Però ciò non toglie che scrivi molto bene. Ecco, questa è una cosa interessante. Ci tieni sempre a rimarcare, se posso fare una provocazione, come dire, la purezza, quasi l'ingenuità delle tue opere. Poi guardandole, in realtà ci si rende conto che non è vero. Cioè, c'è uno studio, c'è una conoscenza, basta leggere qualcosa che scrivi e ci si rende conto che hai assorbito da qualche parte, perché scrivi molto bene, perché dipingi molto bene. Quindi, volendo trovare il bandolo della matassa alla mia domanda, per quale ragione senti la necessità di denigrare la tua arte in continuazione? Tu sembra sempre che combatti con la tua arte, sei contenta di esporla, sei contenta di mostrarla, però ogni volta ti senti quasi in colpa perché l'arte non è una cosa importante, l'arte non è una cosa seria, oppure no? No, non è assolutamente perché non è una cosa importante, anzi proprio perché è una cosa importantissima. E io non ho mai studiato né come si disegna né come si scrive. Oddio, come si scrive da sono andata al liceo, liceo di San Nazzaro, magari lì mi hanno insegnato qualcosa. Però io non sono... Cioè, io quando ero judoka, io mi allenavo tutti i giorni, anche 2 volte al giorno, e io mi definivo judoka, indipendentemente dal fatto che facessi o meno le gare. Ma perché io studiavo. Non avendo mai studiato né pittura, né disegno, né scrittura, alla fine dico che quello che vedete è semplicemente la mia proiezione. Diciamo che mi sono concentrata di più a studiare quelli che sono i miei sentimenti. Poi come escono, insomma. Che poi piacciono, Okay. mi fa piacere, perché indipendentemente dal fatto che piace il quadro in sé, significa che piaccio io. Certo, c'è una coincidenza. Quell'aspetto di me ti piace.
soprattutto se magari ti ispira il sentimento che volevo che fosse espresso. Ok, perfetto. E infatti mi sono ritrovata a dipingere un periodo particolarmente buio, quando mi sono ammalata, e magari erano quadri pieni di ansia, di paura. Quelli li ho tutti io, nessuno li vuole neanche regalati. Perché ispirano Perché proprio ispirano quello. ansia. Ma adesso sono E quella è una curioso. grande soddisfazione. Sono tutti nascosti. Sono tutti nascosti, cioè non li vedo Che perché... mettono ansia anche a me. Ah, ok, perfetto. Però sarebbe bello poterli così sbirciare più tardi. Un'altra cosa, tu non hai mai esposto ufficialmente, adesso la Morkedain sta organizzando la tua prima esposizione, anche se sarà molto originale, quindi, però non hai mai esposto. L'idea di esporre ti piace, non ti piace? Mi piace anche perché io non ho paura di sentirmi dire non mi piacciono i tuoi quadri, anche se non mi piacciono i tuoi quadri significa dire non mi piaci tu. Mm. Oddio, fino a un certo punto, nel senso che è chiaro che l'esposizione di quelli che sono i sentimenti può essere realizzata in maniera più o meno consona, quindi effettivamente io posso anche mettermi a cantare, mi dite Federica per favore no, il che significa, è chiaro che uno sceglie la forma d'arte che più dà soddisfazione. Ok. E io mi riconosco che effettivamente i miei quadri sono belli, cioè almeno a me piacciono, soprattutto alcuni, altri un po' di meno, dipende anche dall'impegno che ci ho messo a farli. E così come mi piacciono le cose che scrivo, Ok. ma ci sono cose appunto che non mi piacciono, e sono anche quelle nascoste, quelle magari meno pubblicizzate, perché ci sono momenti in cui ci si esprime in maniera più semplice magari, oppure con meno voglia, diciamo.